Estate caldissima per il calcio italiano. Impazza il mercato, mai così esplosivo. La Juventus volta pagina e affida a Stefano Tacconi la maglia di Dino Zoff, che ha chiuso con il record di 332 presenze consecutive in A. Mentre al posto di Bettega viene ingaggiato Domenico Penzo, reduce dallo strepitoso campionato con il Verona. Al suo posto gli scaligeri prendono due attaccanti, Maurizio Iorio e Giuseppe Galderisi. Ma è sempre il mercato estero a suscitare le maggiori curiosità dei tifosi. L'Italia diventa la meta preferita di tutti i più forti giocatori stranieri, che desiderano misurarsi in quello che viene definito il campionato più bello del mondo. Tornano in A il Milan e la Lazio. I biancocelesti, oltre alla massima serie, ritrovano la bandiera Giorgio Chinaglia, che da neopresidente irrompe sul mercato prendendo l'esperto brasiliano Batista e il giovanissimo danese Mikel Laudrup. Ma la notizia clamorosa arriva da Udine. La società bianconera si assicura le prestazioni di Zico, il più forte giocatore del Brasile, non a caso definito il Pelé bianco. L'arrivo di Zico scatena entusiasmi indescrivibili. Un'intera città scende nelle piazze per salutare il nuovo idolo sudamericano. Ci siamo, tutto è pronto perché l'avventura dello scudetto abbia inizio. L'unica nota triste è data dalla morte di Artemio Franchi, grande dirigente del calcio italiano e presidente dell'UEFA. A lui saranno intitolati gli stadi di Firenze e Siena. Il campionato incomincia senza questa grande figura internazionale che domani sarà ricordata nel 30° a Coverciano con rappresentanze federali di tutto il mondo. Nasce quest'anno un interrogativo. Il campionato italiano è davvero il più bello del mondo? Di certo, è ambito dai migliori stranieri. Nell'estate del 1983, con Toninho Cerezo acquistato dalla Roma, arriva niente meno che Zico, all'Udinese. Sorgono problemi legati al loro tesseramento. Per risolverli deve intervenire addirittura in prima persona il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini. La presenza di Zico eleva ancor più il livello del campionato e fa dell'Udinese un outsider per la corsa a scudetto. Favorite di diritto sono la Roma, campione, e la Juventus. I giallorossi, oltre all'innesto appunto di Cerezo, puntano su Francesco Graziani a far coppia con Pruzzo. Anche l'Inter si è rinnovata. Ivano Bordon si è trasferito alla Sampdoria, mentre Oriali ha accettato le offerte della Fiorentina. In porta viene allora lanciato il 23enne Walter Zenga, prodotto del vivaio. Infine c'è grande attesa per il Milan che torna in Serie A e si affida all'inglese Luther Blissett per tornare subito protagonista. Protagonista? Ma vedremo. Benvenuti alla Domenica Sportiva numero 1537. Qualche novità in questa edizione della rubrica che parte come sempre insieme con il campionato di calcio. L'avvio del torneo conferma subito tutte le aspettative della vigilia. Juventus, Roma e Fiorentina fanno subito paura, mentre steccano le milanesi. Non si fanno attendere i grandi bomber. Platini ne fa 2 nel 7-0 all'Ascoli, una doppietta per Zico nel 5-0 di Genova, mentre il sorprendente Monelli segna una tripletta nel 5-1 che stordisce il Napoli. Mi pare che riproponga il grido della giornata, il 33 volte gol che si è gridato oggi in Italia. Un fatto di pura così atmosfera che mi pare abbia caratterizzato questa giornata. Nel secondo turno si confermano a punteggio pieno solo la Roma, che supera la Sampdoria in trasferta. Soddisfatto di questa Roma? Sì, molto, perché temevo la stanchezza della partita mercoledì. Infatti abbiamo sentito un po', però hanno giocato molto bene contro una squadra molto forte. E l'Udinese di Zico, che segna una doppietta anche nel 3-1 al Catania. La Juventus rallenta, bloccata sul pareggio del Pisa,
mentre la Fiorentina cade a Torino con un gol di Beruatto. Il Milan rialza la testa rifilando 4 gol al Verona, mentre l'Inter all'Olimpico perde 3-0 con la matricola Lazio. Il campionato, dunque, attende un segnale forte. Roma e Juventus hanno dimostrato di poter recitare ancora il ruolo di protagoniste. Alle loro spalle premono Fiorentina, Udinese, Verona e Torino, mentre Milan e Inter sono ancora alla ricerca del giusto equilibrio. Anche altre piazze, però, sognano di lasciare il proprio segno sulla storia del campionato. Vincerà! 3-0 Reggio Napoli, e che la creano! Buona strabottevole, $500 milioni di incasso, giornata calda e umida, fortunatamente un po' ventilata, in campo hanno tenuto comportamenti diametrali. Il Pool Sportivo, in collaborazione col GR1, presenta Tutto il calcio minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buongiorno. Desideriamo prima di cominciare rivolgerci un istante ai nostri soldati in Libano che ci hanno scritto testualmente: domeniche più liete in compagnia di Tutto il calcio minuto per minuto. Noi li ringraziamo a nome di tutto lo staff, siamo commossi. Ora si comincia i primi tempi via Avellino. Sì, d'accordo, Averino 1, Udinese 0 a Tecciotti. 0-0 tra Inter e Torino a voi Olimpico. Attenzione Ferretti, non ti sentiamo. Olimpico, Ecco, prova a parlare. adesso dovremmo essere in collegamento. Benissimo. La Roma è in vantaggio per 2-1 sul Milan al 44esimo, da 25 metri la solita staffilata di Maldera, un Maldera oggi strepitoso, palla che si insacca a fil di palo, un grandissimo primo tempo. A te Provenzali. A Genova 0-0 fra Genoa e Lazio, linea a Torino. Attenzione 0-0 fra Juventus e Napoli. Bene, gli altri primi tempi a Catania. Catania 0, Sampdoria 1. A Firenze, Fiorentina 1, Ascoli 0. A 5 dal termine del primo tempo, rete di Passarella su rigore, un rigore concesso per atterramento di Iachini. A Verona, Verona 1, Pisa 0, 30esimo, Iorio di testa. Dallo studio è tutto, via Enrico. Sì, d'accordo Roberto, non ci sono cambiamenti nelle due formazioni che sono in campo da circa un primo e 48 secondi, stanno disputando quindi il secondo tempo, il punteggio è sempre di 1-0, linea a Ciotti. Quarto minuto della ripresa, la situazione è ancora di 0-0, l'Inter in effetti non è molto fortunata, proprio un minuto fa Hansi Müller battendo magistralmente una punizione che aggirava la barriera granata. Sì, vai. Attenzione, Zico non ha perdonato nemmeno questa volta e ha insaccato nel 7 alla destra della rete di Cervone. Ancora una volta una punizione di Zico, è stata eccezionale perché per queste punizioni in questa partita l'Avellino è sempre stato molto ma molto attento. All'Olimpico siamo al 10° minuto, niente di clamoroso in questi primi minuti della ripresa, ritmo ovviamente meno sostenuto rispetto al primo tempo. Linea Provenzali. Attenzione Genova, scusate, a Verona. Verona 2, Pisa 0, ha segnato ancora una volta Iorio. Vai Alfredo. Sì. Attenzione Provenzali, la Juventus è passata in vantaggio con Cabrini di testa all'11esimo del secondo tempo, dunque il punteggio è di Juventus 1, Napoli 0. Chiedo scusa, a 7 dal termine a Catania, Catania 1, Sampdoria 1, a Firenze, Fiorentina 2, Ascoli 0, a Verona, Verona 2, Pisa 0. Attenzione Enrico, ti interrompo, al 43esimo del secondo tempo la Juventus ha raddoppiato. L'azione era stata portata innanzi da Platini, successivamente da Rossi. A te Enrico. Bene, d'accordo, intanto il numero 11 Limito, poi c'è un errore, inaspettato regalo di Edigno all'Avellino proprio nell'ultimo minuto di gioco. È stato un bel gol, però è chiaro che è un sbaglio che non si può succedere. Risultato finale all'Olimpico, Roma batte Milan 3-1, linea Provenzali. 0-0 fra Genoa e Lazio, linea a Torino. Juventus batte Napoli 2-0. Ed ora la classifica della Serie A. Roma punti 6, Juventus 5, Udinese, Fiorentina, Avellino, Verona e Torino 4. Perché i gol devono essere la cosa più bella del calcio? Perché una bella, stupenda parata non deve essere più bella di un gol fortunoso? Perché una difesa che blocca bene tutto, onestamente, deve essere meno valida sul piano anche estetico di un attacco che magari fa l'arraffone, fa il marpione, fa il rapinatore? Scintillante. L'avvio di campionato è spettacolare. Record sbriciolati e stadi esauriti. Per un torneo che parte con il piede incollato sull'acceleratore e che regala emozioni in serie. La Roma campione d'Italia occupa stabilmente le posizioni di testa.
con un inizio di campionato non brillantissimo ma redditizio. A guidarla, oltre al solito Falcao, è Bruno Conti, che appare in forma smagliante e che si presenta spesso alla conclusione. Hai fatto questo gol e questa volta sei andato ancora più carico verso la curva sud. Sì, diciamo, è molto importante. Se lo meritano moltissimo, soprattutto per loro. L'innesto di Cerezo poi arricchisce di qualità il centrocampo dei giallorossi, che dopo lo stop in casa del Torino alla quarta giornata mettono in fila 3 vittorie consecutive, tra cui quella del derby del 23 ottobre e quella casalinga contro il Napoli, travolto per 5-1. Allora una Roma forte. Ma Paolo, direi che questa Roma è davvero formidabile ed è un piacere vederla giocare. Contraddittoria invece la condotta dei bianconeri, che sono capaci di imporsi contro Napoli, Lazio e Milan, così come di perdere 2 partite nel giro di 8 giorni, tra cui il derby, e precipitare al terzo posto in classifica. La Juventus ha perso, secondo te qual è la tua opinione? La mia opinione, hanno fatto il primo gol e eravamo 9 sul campo, hanno fatto il secondo gol e eravamo 10 sul campo, a 11 forse potevamo vincere. C'è ancora lavoro per il Trap, che fin dalle prime gare si affida con sempre maggior frequenza a Beniamino Vignola. Il Verona si conferma provinciale di lusso e si attesta su posizioni di vertice. Perso Dirseu a centrocampo, Bagnoli affida la regia a Di Gennaro. Allora Di Gennaro, è finito l'incantesimo negativo. Ma direi che la squadra ha sempre reagito bene, anche nelle sconfitte, questo è il merito della squadra. E si avvale della nuova coppia gol Iorio-Galderisi per scardinare le difese avversarie. Sono soprattutto loro, i 2 piccoli attaccanti gialloblu, a consentire al Verona di volare in alto. E Galderisi vola a segnare la splendida rete del secondo pareggio. Parte bene anche la Fiorentina di Desisti. La tattica è giochiamo con 2 tornanti, Monelli punta offensiva, Antonioni in aiuto e il resto inserimento da parte dei centrocampisti. Basterà? Speriamo. Grande protagonista dell'avvio scoppiettante dei Viola è Paolo Monelli, tornato a Firenze dopo una stagione in prestito all'Ascoli e divenuto tremendamente efficace sotto porta. È una partita molto difficile, loro erano riusciti a pareggiare. Per fortuna sono riuscito così allo scadere del primo tempo a fare questo gol. Adesso speriamo in tutti i modi di mantenere questo risultato che è molto importante per noi. Campionato ricco di reti dunque, che mette in primo piano i protagonisti più attesi. Platini è su livelli di eccellenza. Paolo Rossi segna con puntualità, mentre dopo 3 anni e mezzo torna al gol in Serie A Bruno Giordano. San Siro saluta la prima rete italiana di Luther Blissett, che mette il suo sigillo nella goleada contro il Verona. Il Milan ha dovuto tirare fuori tutta la propria forza, tutta la propria carica, la forza di volontà per arrivare a prendere questi 2 punti che per noi sono importantissimi e cancellano di botto l'infortunio di domenica scorsa. Spillo Altobelli mantiene al Gallo un Inter in piena crisi e che vince la sua prima partita solo alla 5ª giornata. Quando Lidl, non faccio solo una battuta, disse che l'Inter sarebbe stata l'avversaria numero 1, anche più della Juve. Lidl è bravissimo anche perché dice sempre il contrario o quasi sempre il contrario di quello che pensa. Grandi protagonisti un po' ovunque, ma su tutti brilla la stella di Zico, il fuoriclasse più atteso, la grande attrazione, il giocatore sul quale sono puntate le attenzioni di tutti. Zico! 11 settembre 1983. La Gazzetta dello Sport pone una domanda diretta allo straniero più atteso del nuovo campionato. Zico, sai che tutta l'Italia ti guarda? La curiosità davvero spasmodica si spiega non solo con la fama da fuoriclasse che ha il giocatore brasiliano o con la previsione che possa essere lui a contendere a Michel Platini il titolo di capocannoniere del torneo. Sem dúvida que essa talvez seja uma das emoções mais fortes da minha vida. C'è altro, c'è qualcosa di più. Como de menos e corresponder. È la verifica dell'incontro tra un campione di livello mondiale ed un club di provincia che non si è mai pensato grande e che adesso ha la possibilità di sognare ad occhi aperti.
Che ne direste se chiamassimo questo luogo Piazza Zico? Genoa-Udinese della prima giornata diventa un'impronta per leggere la successiva esperienza di Zico nel nostro campionato. Poco prima del riposo, una magia lascia incantati i tifosi e si traduce in gol. Per il goleador sono scene da Maracanã. Zico è questo. Guai a concedersi anche solo un secondo di distrazione. Nella ripresa, poi, succede il miracolo. Una scena commovente. L'arbitro decreta un calcio di punizione e il pubblico di Marassi invoca la sua esecuzione. Tutti sono per lui, dimenticandosi le appartenenze di bandiera. E Zico realizza un gol, sebbene abbia gli occhi lucidi perché non si aspettava così tanto amore. La scena diventerà un classico. Appena lo si vedrà piazzare la sfera sulla sua mattonella, i tifosi gli chiederanno un gol. La festa è tutta per lui, per Re Zico. Il suo manto regale ha coperto l'erba del Cibali e anche il pubblico si è inchinato. Il suo nome è stato invocato ad una voce da 30.000 persone. Un applauso lunghissimo lo ha salutato all'uscita dal campo. È uno spettacolo. Non c'è termine più utilizzato in quel periodo per definire il suo contributo. Allo stadio Friuli c'è un'atmosfera da Maracanã, ecco i 4 brasiliani a Falcao. Una domanda a Zico. Invece di una domanda faccio i complimenti che lui riesca oggi a fare vedere il suo bello gioco come fa sempre. La gara più attesa si disputa domenica 6 novembre 1983. Udinese contro Roma e la Gazzetta prova a leggere in anticipo il confronto diretto tra i due assi sudamericani. Una super pagella che termina in rigoroso pareggio con molti valori identici. Il campo si incaricherà di sottoporre a verifica questi dati. La grande sfida brasiliana alla fine l'ha vinta lui, Arthur Coimbra, detto Zico, con un gol che ha fatto esplodere lo stadio Friuli come una polveriera. Siamo a 5 minuti dalla fine. Brini, dopo la bella parata, lancia il contropiede, causio per Zico che brucia Di Bartolomei in zona e in fila di destra. Il gol più bello del campione italiano questo? Un bella passaggio di calcio e ha fatto un gol che ha dato 2 punti a Udinese. Penso che Udinese ha meritato perché ha fatto un grande secondo tempo specialmente. Un direttore di partite. Gli hanno dato la maglia numero 10 di Pelé e se l'è infilata senza problemi. Aveva l'autorità di un grande, un tipo sensazionale e un giocatore fantastico. Zico gol e le sorti del campionato subiscono una svolta. La vittoria della sua Udinese contro la Roma e il contemporaneo successo della Juventus con il Verona ridisegnano la testa della classifica, che subisce ancora decisi scossoni nelle 2 domeniche successive. Rallenta bruscamente la formazione giallorossa, dapprima bloccata sul pari casalingo dall'Ascoli, in cui brilla la stella di Novellino, e poi sconfitta dall'Inter a San Siro con un gol di Beccalossi. Abbiamo fatto delle azioni veramente belle, però come occasioni di gol penso che abbiamo meritato di vincere. Boccata d'ossigeno salutare per i nerazzurri guidati da Radice, che mettono in vetrina 2 giovani interessanti, il portiere Walter Zenga e l'attaccante Aldo Serena. Dobbiamo goderne di questo risultato, di questa prestazione, di questo ambiente che ci è favorevole, però senza dubbio non dobbiamo perdere di vista quelli che sono i nostri problemi. Juve e Verona prendono la testa. I bianconeri escono indenni da Firenze dopo un rocambolesco 3-3. Mentre i gialloblu battono per 3-0 l'Avellino, rovinando il debutto in panchina di Ottavio Bianchi. Juventus e Verona prime. Roma seconda a un punto in compagnia del Torino,
che ha trovato in Schachner un centravanti prolifico ed efficace. Questo è lo scenario che si presenta quando va in scena la giornata numero 11. In programma l'attesissimo ed elettrico scontro diretto tra bianconeri e giallorossi, ormai un classico delle sfide di vertice di questo primo scorcio di anni '80. C'è tutto in questa gara e l'attesa è carica di tensione. Appuntamento dunque per tutti gli sportivi al Comunale di Torino, dove convergono gli occhi di tutte le altre protagoniste. Allora Casarini, lo bello si prepara a un grande match facendo la ginnastica, lei invece come si prepara? Ma diciamo forse anch'io facendo qualcosa e pensando. Anche un arbitro sente un grande incontro? Certo, sì, lo sento anch'io, moltissimo. Gentili ascoltatori, buongiorno, eccovi i campi collegati, via con i primi tempi. 0-0 d'Udine fra Udinese e Torino, linea Roma. Risultato del primo tempo all'Olimpico, Lazio in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina, linea... E gli altri primi tempi a Milano, Milan 1, Genoa 0, cenni di cronaca Enrico Meri. Vi ricordo ancora il risultato dei primi 45 minuti di gioco, Juventus 0, Roma 0, giornata di sole a Torino, temperatura bassa, 65.000 di spettatori, stazioni alterne nei primi minuti, ma all'ottavo c'è già un episodio da Moviola. Riguarda un atterramento di Penzo lanciato a rete da Platini e messo a terra da Righetti in area di rigore. Casarin fa cenno di proseguire. Dopo questo episodio la Juve si mantiene all'attacco e al 10° batte una punizione con Penzo. Tancredi vola sulla destra, smorza la traiettoria della palla che comunque gli sfugge, sembra destinata a terminare in fondo al sacco, ma uno strano effetto la blocca invece e Bonetti poi la calcia lontano. Al 22° ammonito Nera per proteste, nello stesso tempo viene concesso un calcio di punizione per la Juventus quasi dal limite, calcio di punizione che resta senza esito. In chiusura dei primi 45 minuti di gioco Falcao è riuscito a deviare la posizione angolatissima, pallone verso la porta difesa da Tacconi che ormai era fuori causa, è intervenuto prontamente Prandelli e ha deviato la palla in angolo. Su questa azione si è concluso il primo tempo 0-0 tra Juventus e Roma. Tutte e due hanno avuto le opportunità. Ma Roma che gioca, sa giocare e sa di impedire che la Juve giochi. Vai pure Enrico Meri. Sì, d'accordo Roberto, siamo giunti al terzo minuto di gioco della ripresa, anzi per l'esattezza 2 primi e 50 secondi che in questo momento stanno scorrendo rapidamente, sono quindi 3 minuti, avevamo detto. Attenzione, vi chiedo scusa, dall'Olimpico la Fiorentina ha pareggiato con Antonioni al 9° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione, gran mischia in area di rigore della Lazio con botta finale di Antonioni 1-1. E a Torino siamo arrivati al 12° della ripresa con il punteggio di 0-0 e ecco Conti, sta per prendere la mira, parte il tiro, Tacconi, rete! La palla è entrata in rete, una staffilata di Conti molto bella e Tacconi è stato nettamente battuto. La Juventus sta un po', forse non paura, ma non è la solita Juventus. Gioca più prudente del solito, ma forse sta meglio. Ancora Platini che scambia ancora con Vignola, poi scatta, viene bloccato da Bonetti al limite, c'è un calcio di punizione che sta per essere battuto in favore della formazione juventina. Vediamo adesso Platini che prende la rincorsa, parte il suo tiro, la palla, rete, splendida rete di Platini, una palla tendente ad uscire, è andata a fil di montante in rete. Che sull'1-0 dopo il gol di Conti vedevo male la Juve, vedevo male la nostra squadra e firmavamo, io penso, per un punto. Attenzione, sì. Penzo ha portato in vantaggio la Juventus, Penzo ha segnato raccogliendo il pallone che era stato toccato, controllato malamente dalla difesa giallorossa e ha scaraventato il pallone in rete. Indubbiamente è stato determinante l'errore difensivo della Roma, però bisogna anche sottolineare che da quando Trapattone è inserito, come tu hai detto, in questa ripresa Vignola, il gioco della Juventus è cambiato radicalmente. Scusami, sì, prego. Risultato finale dall'Olimpico. Rete della Roma, prodezza veramente di Pruzzo che ha ristabilito le sorti dell'incontro. Pruzzo è riuscito proprio in zona Cesarini a pareggiare le sorti dell'incontro. Pruzzo, hai segnato 60 secondi fa, forse è il gol più bello della tua vita, guarda. Nemmeno Chierico ci crede ancora. Il gol è più importante, io penso che non meritavamo assolutamente la sconfitta perché abbiamo giocato una buona gara, il risultato è giusto. Io penso che l'ha voluto Pruzzo, non è un jolly, l'ha voluto perché ha cercato tutta la partita di fare gol e il pareggio mi sembra giusto. La classifica della Serie A. Juventus 15 punti, Fiorentina, Roma, Verona, Torino e Sampdoria 14, Milan 12. Juventus sola.
Dietro di lei addirittura 5 squadre a un solo punto di distanza. Segno evidente di un campionato che dopo un terzo del suo cammino è ancora retto da un grande equilibrio e che non ha ancora trovato una leadership chiara. Vertice della classifica affollato, ma che non vede le due milanesi, segnalate comunque il recupero, e la Lazio del presidente Giorgio Chinaglia, che soffre, sbuffa, si addolora e con lui tutto il popolo laziale. C'è la trasferta a Napoli per i biancocelesti guidati da Morrone. La Lazio deve riscattare il brutto inizio. Lo deve ai suoi tifosi e al suo presidente. Amarezza e sconforto sul volto dei laziali, felicità, abbracci e complimenti tra gli azzurri. Il tempo corre veloce e non va nella direzione giusta. Deve probabilmente pensare Giorgio Chinaglia al termine di Napoli-Lazio, giocatasi l'11 dicembre 1983. In soli 45 minuti, quelli della ripresa, la sua squadra naufraga per una doppietta di De Rosa e una rete del brasiliano Dirceu. Molto difficile dopo 25 minuti giocare in 10, specialmente fuori casa. Sono le giuste punizioni che uno si merita per fare delle stupidaggini. Stupidaggini in campo si pagano e perciò è giusto. La classifica è impietosa. La Lazio è penultima. Sembrava ieri, il 12 giugno. La Lazio torna nella massima serie, ma la vera notizia è un'altra. Dagli Stati Uniti, novello zio d'America, sbarca Giorgio Chinaglia. È lui il nuovo presidente della società, lui che alla Lazio ha vinto uno scudetto, trascinandola al suon di gol nel 1974. Lui che rappresenta la lazialità come nessun altro. Giorgio Chinaglia è arrivato a Roma da New York. Il nuovo presidente della Lazio, centravanti della squadra scudetto, è stato accolto a Fiumicino da alcune migliaia di tifosi che lo hanno idealmente stretto in un lungo ed affettuoso abbraccio. Per la Lazio il ritorno di Chinaglia rappresenta una svolta davvero importante, poiché il nuovo presidente ha le possibilità finanziarie e manageriali di far tornare società e squadra ad alti livelli. Ecco i nuovi acquisti della Lazio 83-84. Massimo Piceda, Michel Laudrup, Angelo Cupini, Vincenzo Chiarenza, Claudio Vinazzani e João Battista. Proprio una Lazio brasiliana. Più la promessa che il presidente è disponibile ad allargare i cordoni della borsa qualora la squadra non dovesse funzionare. Perché io non conosco la parola impossibile, perché penso che noi le cose possiamo fare veramente la grande. Ma a farne le spese è l'allenatore. Nonostante continue opere di rassicurazione e piena fiducia alla squadra e all'allenatore. Certo. Il 3-0 del Napoli costa la panchina a Morrone. Subentra Carosi, ma è il Chinaglia style a dominare. Sanguigno, passionale, istintivo, doti che gli hanno regalato l'amore di un popolo. Da presidente soffre e non lo nasconde. Perché ha capito, come dirà più volte, che salvarsi per quella Lazio vale di più del tricolore vinto sul campo. È una conquista più difficile, anche perché sul rettangolo verde non c'è un ariete come lui che risolveva le gare con le buone o con le cattive maniere a tutti i costi. Giorgio Chinaglia, angelo e demone, è stato uno spirito benefico. Nel senso che ha sempre creduto di fare la fortuna della Lazio con una partecipazione struggente. Anche quando, diventato presidente, sbagliava ogni giorno di più. Chinaglia non riesce a fare miracoli. Se poi ci mette lo zampino anche la malasorte, allora diventa tutto più difficile. Una Lazio molto sfortunata che ha grossi problemi di classifica, si aggiungono anche problemi di seri infortuni su Giordano. Il 31 dicembre Bruno Giordano, dopo uno scontro con lo stopper dell'Ascoli Bodoni, subisce un gravissimo infortunio. Si parla di oltre 3 mesi di assenza dai campi. Lui è entrato sulla gamba e sta di fatto che la gamba si è spezzata. Adesso non è che io voglio riaprire una polemica. Abbiamo visto tutti, almeno così ho visto, che il fallo mi sembrava abbastanza intenzionale. Piove sul bagnato e su una Lazio che ora si affida a Manfredonia. Il nuovo allenatore Carosi, appena subentrato a Morrone, lo schiera come centrocampista. Una mossa da seguire con attenzione.
Poi la Lazio che non t'aspetti, grintosa, disciplinata e concentratissima, pareggia quasi subito col suo migliore elemento. Manfredonia di testa fa centro. Ovviamente è un successo molto importante per la Lazio che adesso può guardare al suo futuro con maggiore tranquillità. Intanto il campionato entra nel vivo e scopre nella Juventus di Trapattoni la sua regina. La Juventus dunque è campione d'inverno. Nelle scorse stagioni con Trapattoni di solito la Juventus ha fatto più punti nel girone di ritorno che non nel girone di andata. Tardelli, se il buongiorno si vede dal mattino, io mi auguro di continuare su questa strada. Con Luciano Bodini che prende il posto dell'infortunato Tacconi e il piccolo Vignola ormai sempre più spesso titolare e decisivo con le sue reti. Sono i bianconeri a dettare i ritmi del campionato. Non perdono dalla 7ª giornata, trascinati da un Michel Platini superlativo, che contro l'Avellino riesce addirittura a segnare di testa dal limite dell'area. Protagonista assoluto il francese, stimolato dalla sfida a distanza con Zico, che nonostante i rigori dell'inverno non perde la sua brillantezza e regala gioielli di classe pura. Come si è trovato in questo campionato italiano adesso? Cosa prova? È difficile, molto difficile il campionato italiano. Più del brasiliano? È magistrale la sua interpretazione contro il Milan l'8 gennaio del 1984. Per la prima volta a San Siro, il campione brasiliano incanta il pubblico con 2 gol, che insieme a quello di Causio valgono il pareggio per l'Udinese. Causio, vecchio leone, che dopo la prodezza si concede una piroetta da giovanotto di primo pelo rischiando il colpo della strega. Castagner non ha parole. Zico si ripete ancora contro il Catania, in un testa a testa con il fuoriclasse francese, che a sua volta estrae dal proprio cilindro magie in serie con le quali stende anche il Toro, fino a quel momento autore di un buon torneo. La partita si risolve quando Platini dichiara guerra a Zico. La sua punizione scuote rete e classifica. Buonasera. Juventus e Roma continuano la loro corsa con la medesima distanza e con la medesima distanza continuano anche il loro duello. Platini e Zico hanno segnato tutti e due oggi. Bellissimo il duello tra i due fuoriclasse. A tutto vantaggio dello spettacolo e del pubblico che inizia a guardare alla lotta di vertice con sempre maggiore interesse. La classifica dice Juve che ha un buon vantaggio sulle dirette avversarie, ma i giochi non sono certo chiusi. È ancora troppo presto. Oltretutto dietro alla capolista c'è fermento. Sono soprattutto Fiorentina e Roma le due concorrenti più accreditate per scombinare i piani di vittoria della Juventus. I viola, trascinati ancora da Bomber Monelli, mettono in vetrina anche Daniel Bertoni, puntuale in zona gol. Daniel, una grande giornata, anche Pecci, rimanete qua. Cosa ha fatto grande la Fiorentina oggi? Io penso che la voglia di vincere e di giocare un buon calcio come sta giocando adesso la Fiorentina. Poi però l'ascesa della Fiorentina rischia di venire arrestata dalla sfortuna, che colpisce ancora una volta Giancarlo Antonioni. Frattura di tibia e perone per il capitano viola dopo uno scontro con il libero della Sampdoria Luca Pellegrini. Per lui stagione finita. Oh, Antonio, non attaccare la gamba! Sta fermo Antonio, stai tranquillo! Via ragazzi! Dai, tranquillo, dai! Antonio! Per Desisti una brutta tegola, proprio nel momento decisivo della stagione. Ma i viola non mollano e tengono accesa ancora la speranza. La Roma, da parte sua, sembra aver superato il periodo negativo e si ripropone come candidata allo scudetto. Privo di Ancelotti, vittima di un grave infortunio, l'Idome dà fiducia a Strucheli, un giovane esordiente, italianissimo nonostante il cognome, che si rivela centrocampista di qualità, bravo anche sotto porta. E a proposito di gol, accanto al sempre puntuale Pruzzo, torna alla rete Francesco Graziani. Una sua doppietta vale 2 punti nella trasferta contro il Genoa. La squadra si sta riesprimendo di nuovo ad alto livello e questa vittoria serve soprattutto per il nostro morale e per il nostro campionato.
Juve, Fiorentina e Roma dunque a lottare per il tricolore. Ci sarebbe anche il Torino, che però appare in fase calante. Dietro di loro continua il recupero dell'Inter, in cui Bagni viene ormai schierato stabilmente a centrocampo e dove Aldo Serena si impone come partner efficace di Spillo Altobelli. Il terzo gol è tuo, eh? Sì, a meno che Sassi non mi leva anche questo, ma penso di no. Il campionato si avvia al suo momento topico. Marzo è da sempre mese cruciale per i destini del torneo. La Juve pareggia faticosamente contro la Sampdoria. Ma direi di no, ecco, sono delle circostanze che abbiamo perso queste ultime partite, ma non credo sia determinato dal Bredi o dal complesso Bredi. Mentre la Roma si impone contro un Napoli in chiara difficoltà. Il campionato si accende, con la Roma che si porta a -4 dei bianconeri e con la Fiorentina che cancella il Verona e si rifà sotto. Chissà, da qui alla fine qualcuno pensa. Adesso c'è grande attesa per la giornata numero 23, 18 marzo 1984. Il popolo bianconero segue con qualche apprensione la trasferta juventina a Verona. Ma la Juve non intende cedere altri punti a Roma e Fiorentina, che almeno sulla carta affrontano avversari non certo irresistibili. Tutto è pronto. Roma e Fiorentina giocano su due campi, il proprio e quello del Bentegodi. Sperano tutte in un passo falso della Juve. Si tratta di trovare il senso ultimo di un campionato affascinante e secondo me sta appunto nella sua incertezza. Andiamo pure con i commenti. Sandro Ciotti dall'Olimpico. Il parziale dell'Olimpico 1-1 tra Roma e Udinese. L'anima della squadra nel momento di maggior difficoltà è stato ancora una volta il tandem Falcao di Bartolomei. Per momento di maggior difficoltà mi riferisco ovviamente allo 0-1 imposto dalla punizione vincente di Edinho al 21esimo. Hanno dato coerenza e coesione e soprattutto spinta alla squadra sino ad arrivare al pareggio ottenuto dallo stesso Falcao al 31esimo. Ribadisco ancora il parziale dell'Olimpico 1-1 tra Roma e Udinese a Trifoglianese. Al riposo Avellino 1, Lazio 0, linea Genova. A Genova il primo tempo si è concluso in parità 0-0 fra Genoa e Sampdoria, la linea a Milano. A San Siro scegliete, sole pallidissimo oppure cielo semicoperto, temperatura accettabilissima, folla delle grandi occasioni. Milan e Inter sono ancora sullo 0-0 di partenza. Bene, grazie Enrica Meri. Punteggio Verona 0, Juventus 1. Vi ricordiamo i momenti salienti dei primi 45 minuti di gioco. Dopo un primi e secondi gol di Platini. Scattato al centro, autore di uno scambio con Bogne che da sinistra ripesca al centro dell'area avversaria il francese per un diagonale vincente sull'uscente Garella. Dopo 27 minuti nel primo tempo, deviazione di pugno di Garella su violento tiro di Tardelli e poi intervento ancora dell'estremo difensore veronese al 29esimo per deviare di piede un tiro di Bogne. Si poteva chiudere benissimo, che penso dicendo 2-0 primo tempo non si vergognerebbe nessuno. No, è stato concesso un calcio di rigore in favore del Verona per un fallo di mano di un difensore. Certamente su questa azione vediamo che il pallone è stato posto sul dischetto del rigore. Rincorsa, parte il tiro, rete. Nello stesso punto dove è entrato il gol di Platini. Scusa Enrico, 21esimo minuto, terzo gol dell'Avellino con Bertoneri, quindi Avellino 3, Lazio 0 a te la linea. La palla terminata in fallo laterale per la rimessa in gioco, pronto servizio verso Iorio che alle spalle è rivoltata alla porta, al limite dell'area sulla sinistra, ecco l'avanza, tiro, rete, la Iorio ha portato in vantaggio Verona. Per caratteristiche Calderisi doveva stare più avanzato e poi cercare di portare via il Gentile dalla sua zona. Tanto sentiamo da Ciotti come sono andate le cose lì a Roma. Ecco, quasi in coincidenza con il gol di Calderisi è andata via la Roma sulla destra con un'azione di Graziani che si è liberato di un avversario ed è andato al cross, è intervenuto sotto misura con un bel colpo di piatto destro Cerezo che ha mandato la palla nell'angolino opposto a quello di tiro. Scusa Sandro, sì. Vogliamo precisare subito una cosa che mi sembra molto importante, che al 23esimo minuto, esatto, al 23esimo minuto di gioco la Juventus è a quota 33 mentre la Roma si trova in questo momento a quota 31. Quindi 2 punti di distacco fra la formazione bianconera e quella giallorossa. Tra i nuovi arrivati. Scusa Enrico, la Roma è andata a 4, punizione bomba di Di Bartolomei e palla sotto la traversa. A 3 minuti dalla conclusione Roma 4, Udinese 1 a te la linea. Juventus punti 33, Roma punti 31. Ora lo possiamo dire perché gli incontri sono terminati.
Battere la Juve è come battere un'altra squadra, certo che in casa, soprattutto oggi, abbiamo dimostrato così che di credere nelle nostre possibilità anche quando eravamo in svantaggio. Juventus 33 punti, Roma 31, Fiorentina 30, Torino 29, Verona 28, Inter 27. Una grande Roma, non ci sono dubbi, a 2 punti dalla Juventus, dicevano che il campionato è finito, a questo punto è più bello che mai. Beh, innanzitutto io penso che il campionato italiano è un campionato molto difficile. In un campionato molto difficile non si può dire quando vince la squadra, quando non succede matematicamente. Noi siamo ancora in corsa, siamo lì, cerchiamo di fare il meglio, puntando su tutte e due, che è la Coppa dei Campioni e il campionato italiano. Si ricomincia. Il campionato, che ormai pareva già indirizzato verso la sua conclusione, si riapre. La Roma ha 2 punti soltanto di svantaggio dalla Juve, mentre la Fiorentina è risalita a -3. Tutto può ancora accadere, anche perché nelle 7 giornate che mancano all'epilogo, il calendario mette l'una di fronte all'altra le 3 rivali, per una serie di scontri diretti da togliere il fiato. Oltretutto la Juventus perde per almeno 2 giornate Platini, una brutta tegola per Trapattoni e un'apprensione in più per i tifosi juventini. Trapattoni non si perde d'animo però. Tira fuori tutto il meglio dai giovani rincalzi e trova un Gaetano Scirea che per una domenica veste i panni del cannoniere e con una doppietta in 5 minuti spazza via il Catania. Juventus con 3 punti di vantaggio sulla seconda classificata. Trapattoni a questo punto se lo aspetti, da domani qualcuno potrebbe cominciare a scrivere campionato finito. Beh, i mezzi di informazione oramai li conosciamo, però sicuramente noi non dobbiamo lasciarci disturbare da questi titoli. Direi che oggi la squadra mi ha soddisfatto e spero che abbia veramente recepito completamente questa mentalità e questo messaggio. Vittoria doppia per i bianconeri, visto che Roma e Fiorentina pareggiano. Nel clan viola c'è molta amarezza, dato che il gol del 2-2 del Milan arriva proprio al 90°. Scade appunto il 90° ed è 2-2. Ma è già tempo di scontri diretti. A Torino sale la formazione di Desisti con la voglia di fare lo sgambetto ai bianconeri. Penso che è capace di tutto perché è una grossa squadra. Noi dobbiamo assolutamente vincere per cercare di continuare il nostro cammino. Manca Platini però la Juventus. Gioca Vignola. Sembra riuscire nel suo intento la Fiorentina. Solamente che pensa di questo primo tempo, cosa pensa del primo tempo? El primo tiempo ha sido una partida no muy técnica, pero pienso que ahora ha mejorado mucho en esta segunda parte. Gongola la Roma che sta vincendo contro l'Inter. Ma al 90° al Comunale di Torino sale in cattedra Beniamino Vignola. Ha la maglia numero 10, degno sostituto di Leroy Michel. Il rigore fischiato da Barbaresco porta la sua firma e per la Juve sono 2 punti pesantissimi. Il gol viene accolto da giocatori e pubblico come la fine di un incubo. Avrebbe dovuto calciare il polacco, ma non se l'è sentita e ha lasciato la tremenda responsabilità al giovane regista, che però, come altre volte in passato, non si è per nulla spaventato. Ecco, Vignola appena finito la partita ha tirato questo calcio di rigore importantissimo per la Juventus e per il campionato. Sensazioni di queste dischetto di 11 metri? Ma è chiaro, penso che mi abbia fatto immenso piacere avere la fiducia completa dei miei compagni. Comanda la Juventus, resiste la Roma, mentre la Fiorentina è fuori dai giochi scudetto. Buonasera. Per una questione di pochi secondi il campionato di calcio non ha fatto punto e a capo. Difatti la Juventus ha recuperato oltre il 90° e sul rigore i 3 punti di vantaggio che aveva ed ha sulla Roma, la quale Roma è stata a sua volta graziata, sempre sul rigore, dall'interista Beccalossi e dall'abilità del proprio portiere Tancredi. Io direi bravi a tutti quanti perché tutta la squadra ha lottato, ha giocato e questo è importante soprattutto per il match che c'è fra 15 giorni che secondo me decide lo scudetto. Tutta Roma giallorossa era col fiato sospeso per la sorte di Falcao.
L'astro brasiliano è stato in forze fino all'ultimo. Mancano pochi minuti all'inizio di questa Roma-Juventus, esercizi di riscaldamento, Roma trepida per conoscere un po' la situazione. Giochi o non giochi, Paolo? Beh, io penso di sì, mi fa un po' male ancora, c'è un piccolo dolore, cerchiamo di fare una piccola sottrazione lì, poi cerchiamo di giocare. Senti più il cuore o il cervello che ti fa giocare? Questo è più il cuore. 15 aprile 1984. Il popolo giallorosso colora un olimpico esaurito per il duello tra Roma e Juventus. La sua scelta tattica di escludere Di Bartolomei a cosa è dovuta? Ma era perché qualcuno volevo far riposare, che è stato molto impegnativo mercoledì e penso che abbiamo bisogno per tutti nell'avvenire. Anche questa partita avevo messo Maldera a centrocampo a posto suo proprio per farlo riposare. Occhio a Platini. Rientra Platini, mentre a centrocampo Trapattoni schiera Prandelli al posto di Vignola. Gli assalti della Roma si infrangono sulla diga bianconera. È sembrato questo primo tempo? Direi una partita abbastanza sentita, quindi un po' contratta. Comunque direi che lo spettacolo non manca. La Roma riesce a guadagnare una supremazia più netta, schiaccia gli avversari nella loro metà campo, ma le manca il colpo del knockout. È 0-0, risultato che fa felice il popolo bianconero. Tacconi e Rossi che si abbracciano. E dunque vinto questo campionato, Paolo? Ma io a questo punto penso proprio di sì. Oddio, ci sta tutto nel calcio perché mancano 4 partite e dobbiamo andare a giocare ancora a Milano. Ma le insidie non sono finite, anche perché la Roma rimane a 3 punti e le giornate da giocare sono ancora 4. E il calendario si diverte a creare ulteriore suspense. Ancora la Juventus sotto i riflettori per la gara interna contro l'Udinese, che proprio in vista della trasferta al Comunale ripropone Zico dopo alcune settimane di stop forzato. Sfida incandescente. Il campione brasiliano ritrova Claudio Gentile per un duello dal sapore mondiale. E soprattutto si confronta con Platini, pienamente ristabilitosi. Partita dai 1000 volti quella di Torino. Zico c'è e si vede. È lui che trascina i friulani sul 2-1 e mette paura ai bianconeri, anche perché la Roma sta vincendo ad Avellino. Alla fine dei primi tempi, i giallorossi sono ad un solo punto dalla vetta. La tensione si taglia a fette. La Roma sente che può farcela, mentre la Juve non riesce ad imporsi. Nella ripresa Trapattoni sostituisce Boniek con Vignola e dà vita alla mossa decisiva della gara. Giusto il tempo di prendere le misure ad una gara in salita e le sorti del campionato prendono ancora una volta un'altra direzione. 2 gol di Vignola, uno di sinistro, l'altro di destro e la vittoria è bianconera. Ma non è finita, perché da Avellino al 90° arriva la notizia del pareggio dei padroni di casa. 4 i punti di vantaggio adesso per la Juventus, che guarda con un pizzico di serenità in più alle ultime 3 giornate. La Roma però non intende mollare. Siamo a 4 punti dalla testa e dalla prima in classifica e non è impossibile recuperare. La lotta per la conquista dello scudetto catalizza le maggiori attenzioni di un campionato caratterizzato dalle tante segnature e dai picchi di spettacolo di alta qualità, ma dove non mancano le note stonate. Come quella di Ludo Koch, che non riesce a lasciare il segno nell'Inter. Peggio di lui fanno Luvanor e Pedrigno, la coppia straniera del Catania, 2 autentiche delusioni. Per non parlare del brasiliano del Genoa Eloy, impalpabile il suo apporto. Ma la storia più curiosa e originale è indubbiamente quella del centravanti milanista Luther Blissett. Un equivoco, un incompreso, un normalissimo giocatore scambiato per campione. In una parola, un mistero. Mi dispiace molto per il Milan, ma non vale per l'Italia. Blissett avrebbe trovato un posto in Inghilterra.
Blissett cerca applausi e li trova al 40°. Non trova però un piedino complice sul suo traversone a ritroso. Cos'è Blissett? Un centravanti classico? Oppure una seconda punta? Nel Milan Blissett è troppo isolato e inconsistente. Il giamaicano perlomeno lavora al servizio dei compagni. La squadra deve giocare per lui? Domande che non hanno risposte secche e che gettano ombre sul futuro calcistico di Blissett. La BBC è venuta da Londra per scoprire la malattia di Blissett e la smorfia del giamaicano è eloquente. Niente gol, sorry. Ma Castagnier è soddisfatto. L'importante è che lui giochi per la squadra. Se i gol la squadra riesce a farli con i centrocampisti e con i difensori, ben vengano. L'importante è che lui si renda utile alla squadra e mi sembra che sia a Napoli sia oggi abbia raggiunto questo obiettivo. Un Damiani tutto fosforo più Gerovital offre un'occasione d'oro a Blissett, come non detto. 5 gol in un anno sono davvero pochi per ipotecare una conferma. Blissett è destinato a tornare al suo Watford, dove aveva conquistato la nazionale inglese in virtù di valanghe di gol realizzati che facevano passare sotto silenzio alcuni macroscopici errori sotto porta. Le reti fallite lo rendono il sinonimo del bidone, anche se il pubblico non smette mai di incoraggiarlo, quasi intenerito dalla grossolanità degli errori. Guardate Blissett, ma lo salva il guardalinee che lo coglie in fuorigioco, se no che fischi. Eppure, l'estate del precampionato lo aveva eletto a superstar. La Gazzetta dello Sport, il 20 agosto del 1983, riteneva giustamente i suoi primi passi migliori di quelli di Zico, Cerezo e Laudrup. Ma già il 7 novembre, in un'impietosa sequenza fotografica, il giornale descriveva in una didascalia una scena tipica di Blissett, fissata in questo caso nel derby, perso per 2-0. Quando poi Luther Blissett mancava clamorosamente il gol del 2-1, anche Castagnier perdeva le staffe in panchina. In Inghilterra mi chiamavano lo sprecone, perché in una partita posso anche sbagliare 7 palloni su 10. Ma gli altri 3 li metto dentro. Non basta? Scusate, sono andato in onda proprio in una mossa spontanea perché è successo quello che è successo, cioè si è fermato il nastro. D'altra parte siamo esseri umani e quando una cosa non va bene, cosa fa uno? Si mette le mani nei capelli. Adesso tutto si aggiusterà e presto rivedremo anche questa intervista. E se Blissett, nonostante le sue amletiche prestazioni, riesce a regalare un successo che dà morale al Milan, l'Inter non riesce a bloccare il volo della Juventus. E la Juve però è forte. È forte, però bisogna batterla oggi per forza. Ciao. Che si impone a San Siro grazie ai gol di Cabrini e Platini e vede lo scudetto. Siamo abituati a soffrire fino all'ultimo, anche oggi abbiamo dimostrato che si soffriamo un po', però noi giochiamo un calcio che nessun'altra squadra lo fa. Senti, ormai è fatta, la Roma ha vinto, mancano 2 giornate, diciamo che 4 punti. Basta 2 punti in 2 partite adesso. Vince anche la Roma, che batte una bella Fiorentina. I suoi 2 punti servono a tenere in vita una flebile speranza scudetto confinata però ad un ipotetico spareggio, visto che a 2 giornate dal termine i punti tra Juve e Roma sono ancora 4. Abbiamo molte cose, noi vogliamo cercare di finire abbastanza bene la stagione. Poi di Lidl se ne parlerà al momento opportuno. Purtroppo si parla sempre, meno che si parla meglio andiamo noi. Grazie. Ed è con queste premesse che si arriva alla penultima di campionato. La Roma è ospite del Catania già retrocesso, che gioca sul campo neutro di Palermo. La Juventus ospita l'Avellino, che con un punto si assicura la permanenza in A. E un punto è anche quello che basta ai bianconeri per aggiudicarsi il tricolore. A far da cornice alla sfida a scudetto ci sono le gare in cui in palio c'è la salvezza. Il campo più caldo è certamente quello di San Siro, dove il Milan del ritrovato Blissett riceve il Pisa, che per sperare deve vincere. La classifica della Serie A. Juventus 42 punti, Roma 38, Fiorentina 34, Verona 32.
Gentili ascoltatori, buongiorno, eccovi i campi collegati. Andiamo con i primi tempi, la linea subito a Milano. Sì, al Meazza di Milano, Milan 1, Pisa 1 a Teciotti. Grazie a Meri 0-0 tra Genoa e Fiorentina a Tenesti. A Torino Juventus 1, Avellino 0, linea a Ferretti. All'Olimpico 1-1 tra Lazio e Ascoli. A Palermo campo neutro, Roma 2, Catania 0 al 25esimo, rete di Maldera su passaggio di Sereso, e al 29esimo Chierico raddoppia, angoli 3-2 per la Roma, 25.000 gli spettatori. Qui è Napoli, dal San Paolo confermo il parziale di metà gara, Napoli 1, Udinese 0. Il Napoli fallisce un rigore con lo specialista Ferrario, ma passa subito dopo con Frappampina ed è un punteggio verità. Nel primo tempo abbiamo sciupato molte palle gol, abbiamo giocato molto bene. La linea va Enrico Meri. Benissimo, grazie Roberto. In questo momento sta attaccando il Milan, che ha iniziato ad attaccare dall'inizio della ripresa, lasciando negli spogliatoi Spinosi e sostituendolo con Cimmino. Attenzione, scusami, da Palermo Tripisciano ci comunica 12esimo, Catania 1, Roma 2, ha segnato Carnevale di testa su cross di Lumanor. A Verona siamo esattamente a 16 minuti e mezzo, il risultato è sempre di 0-0, ma c'è stata una grossa occasione per l'Inter ed è stato Ferroni che è riuscito ad intervenire di precisione su Aldobelli. Attenzione, Blissett ha portato in vantaggio il Milan. Il giocatore lanciato in piena area avversaria è riuscito a portarsi al limite dell'area, ha battuto Mannini con un tiro su quale il portiere poco ha potuto. 2-1 esattamente dopo 20 minuti di gioco nel secondo tempo. Attenzione, ti interrompo perché l'Avellino ha l'opportunità di pareggiare con un calcio di rigore che è stato concesso dall'arbitro Paparesta per un fallo di mano commesso da Cabrini su cross di Vullo. Vedremo questa sera la Moviola se effettivamente ci poteva essere volontarietà nell'intervento del terzino. E Colomba a calciare, la palla è terminata in rete. L'Avellino dunque ha raggiunto meritatamente il pareggio, soprattutto in virtù di quanto ha saputo costruire in avvio di ripresa. Bene, allora Palermo, la Roma è in vantaggio sul Catania sempre per 2-1. Scusa, io mi inserisco, quanto manca la ripresa del gioco sul tuo campo? Dunque ti dico subito, puoi ancora fare qualcosa, subito Carlo, parti pure. Guarda Enrico, soltanto un flash, ma mi sembra doveroso in questa circostanza, con la Juventus che sta compiendo il rituale giro di campo qui sul terreno del Comunale. È stata scongiurata l'invasione di campo da parte dei tifosi, riecheggiano come è anch'esso rituale le note dell'inno bianconero. Il Pisa si avvia con il Milan verso gli spogliatoi. 2-1 il risultato finale. Catania e Roma 2-2, a Genova Sampdoria batte Torino 2-1. Le classifiche: Serie A, Juventus 43, campione d'Italia dell'annata calcistica 1983-84. La Juventus, come ricordiamo, ha preso la testa della classifica, diciamo al momento opportuno, rispetto alle altre squadre che avevano volontà di inseguirla o di contenderle lo scudetto. Beh, oggi è finito questo campionato e da oggi in poi pensiamo a Liverpool. È la consueta invasione pacifica di ogni fine campionato. La Roma è imbattuta all'Olimpico, passa lo scudetto alla Juventus e dà appuntamento il 30 maggio all'Europa per la finale di Coppa Campioni con il Liverpool. Siamo contenti del campionato che abbiamo fatto, perché anche se siamo arrivati secondo sappiamo di aver fatto un bellissimo campionato. Qual è il segreto di questa Juventus, avvocato? Lei ce lo può dire? Cos'è questo fascino indiscreto di questa Juventus che vince il 21esimo scudetto e pensa a vincere il 22esimo? Mettiamolo in un altro modo. Diciamo che abbiamo vinto 21 scudetti su un po' meno di 90 anni di storia. È più di uno scudetto ogni 5 campionati. Qual è la nostra prospettiva per l'avvenire? Di vincere, diciamo, 1 su 4, di migliorare la media. Qual è il numero dei nostri tifosi? Sono più di 10 milioni, un italiano su 5. Speriamo che diventino 1 su 4, questo è il nostro obiettivo. Discorso di produzione questo, avvocato? Discorso così, di programmazione del divenire della nostra squadra e dei suoi tifosi. Il popolo bianconero è in festa. Le strade sono invase dai tifosi che sventolano gioiosi le bandiere con il tricolore appena conquistato.
Zipi Boniek, una partita volenterosa, alla fine hai voluto fare il giro del campo salutando i tifosi, perché? Perché mi pare che oggi c'è un giorno di noi, siamo tutti felici, però dobbiamo anche ricordare i tifosi, giochiamo per noi ma anche per i tifosi che portano soldi alla società, che fanno tifo per noi. Diciamo che io anche ero un po' obbligato di fare questo giro perché i tifosi sempre urlavano il mio nome, mi sono molto vicino e volevo ringraziare. Ma sì, l'ha vinto meritatamente, abbiamo 4 punti di vantaggio, rimane una partita, è finita, matematicamente adesso è finita. Il primo ho firmato 2 anni di più, spero che non sarà l'ultima. Adesso siamo contenti, ma quando si gioca a un altro livello non si deve sempre pensare a quello che abbiamo fatto oggi, ma a quello che faremo domani. Questo è lo stipetto di Beppe Furino, tanti anni nella Juventus. Per 15 anni. Senti, quando l'hai chiuso questa sera, quando la Juventus ha vinto il 21esimo scudetto, tutto sommato hai pensato a qualcosa di particolare? Ma oggi è stata una giornata particolare, vivevano in me diverse sensazioni di rammarico per il tempo che è passato, di nostalgia per tutti questi anni passati in questo ambiente. Sono sensazioni che si accavallano. Diciamo che la sensazione di gioia era superiore a tutte le altre. Veniamo adesso, dopo aver parlato del trionfo juventino nel campionato, nell'attribuzione dello scudetto ai bianconeri, veniamo a parlare della lotta per non retrocedere. Alla gioia della Juventus fa da controaltare la tristezza dei tifosi del Pisa, che vedono la propria squadra retrocedere in B. Condannata da un gol di Blissett, finalmente eroi di San Siro, che lo applaude a scena aperta. Il Pisa non ce l'ha fatta, oggi doveva fare il risultato utile a Milano contro il Milan, ha perduto e ora non può più recuperare. Mancano soltanto 90 minuti alla fine di un torneo entusiasmante e che non manca di regalare ancora emozioni. Con il Catania e il Pisa ormai in B e la salvezza ormai raggiunta da Avellino e Napoli, restano dunque in ballo per un posto di salvezza la Lazio, che ha 24 punti, e il Genoa, che ne ha 23. Non abbiamo ancora fatto niente, il Pisa ha perso, è retrocesso, però c'è ancora il Genoa che domenica potrebbe ancora in pensierici, quindi ancora una settimana da soffrire. Bene, il via con l'ultima giornata di calcio, con la schedina, i risultati, le classifiche. Il Genoa se la vede con la Juve campione, mentre la Lazio, che è avanti di un punto, gioca a Pisa. Gli ultimi 90 minuti sono rocamboleschi. Poi il pubblico ha modo di gioire e soffrire uno spettacolo che sarebbe stato per tutti superbo se per i più sugli spalti di fede genuana queste azioni non fossero che momenti progressivi di un dramma sofferto in parallelo con i risultati di Pisa-Lazio al Genoa sfavorevoli. Con i biancocelesti che alla fine rischiano grosso, ma che, grazie alla differenza reti, rimangono in A. Questo per me è stata la mia più grossa soddisfazione, e regalare e dare la possibilità di dedicare ai nostri tifosi che siamo in Serie A il prossimo anno, e loro se lo meritano. E all'ultima giornata la decisione che mancava a spese del vecchio Genoa, la Lazio rimane in Serie A. Il sipario su un campionato mai così ricco di gol e pubblico sta per calare. Platini si conferma re dei bomber, ma l'ultimo acuto lo regala Alessandro Altobelli, che in un torneo così ricco di campioni tiene alto il vessillo dei bomber italiani e contro il Catania di Ranieri cala il suo primo poker di segnature. «45, 59, 71, 86». Sono questi i minuti dei 4 gol di Alessandro Altobelli che rendono memorabile un Inter Catania inutile ai fini della classifica. Per il centravanti nerazzurro, l'ultima giornata di una stagione non facile. Ma il poker porta il marcatore a quota 10
segna un record personale e zittisce le voci che lo vorrebbero lontano da Milano. Si parla di un interessamento del Napoli, della Fiorentina e del Verona, ma lui, cuore Inter, vuole ricordare a tutti che non ci si deve disfare facilmente di un campione del mondo e tantomeno di un goleador dalla media comunque sempre costante. Io mi auguro di arrivare più lontano possibile, non come i gol, però magari di vincere qualche scudetto con l'Inter, che è molto più importante. Le voci di mercato risentono evidentemente del cambio al vertice, con l'abbandono della presidenza da parte di Ivanoa e Fraizzoli e l'inizio dell'era di Ernesto Pellegrini. Le intenzioni sono buone, creare un consiglio direttivo molto forte per avere una squadra competitiva. All'inizio, con Fraizzoli, il rapporto era stato problematico. Altobelli arrivava dalla Serie B da un'esaltante stagione vissuta a Brescia. Il presidente, ad un primo sguardo, disse in milanese: «L'è gras come l'antiport d'un sciur», ovvero è grasso come lo stipite della porta d'un ricco. Spillo sarà il soprannome del ragazzo che dal 1977-78 non scende quasi mai sotto la doppia cifra. Sandro Mazzola, che lo ha voluto fortemente, ne esalta il senso tattico, perché sebbene giochi da prima punta, pensa sempre in termini di squadra, aiutando i compagni. Sabato, Altobelli sabato e il gol della domenica. Ottima anche la freddezza in area di rigore, l'inventiva nel dribbling, la personalità e il gioco aereo. È il ritratto di un giocatore indispensabile e la quaterna al Catania lo consacra come unico bomber italiano in grado di tenere testa ai fenomeni stranieri. Nel suo repertorio ci sono gol per tutti i gusti, di piede, di testa, di schiena, di ginocchio, manovrati, istintivi, fulminanti, spettacolari, musicali, avventurosi. Il fisico da gazzella, i muscoli di seta. Buonasera, si è così concluso il campionato dei primati, primato di pubblico, primato di incassi, primato di gol. Vi abbiamo raccontato, come accade ormai da 31 anni, vittorie, sconfitte, agonismo mal ripagato, drammi umani. Con lo scudetto che torna sulle maglie della Juventus si chiude una stagione con un elevato tasso di spettacolarità e caratterizzata da istantanei indelebili. Il debutto di Nando De Napoli, il primo gol in Adi Tassotti, la doppietta di Cantarutti che regala la prima vittoria del Catania, o le prodezze di Zico e Platini che duettano per tutta la stagione per la classifica cannonieri. Il tutto mentre alle loro spalle nuovi bomber crescono come Serena, Monelli e Iorio. Il campionato italiano si conferma il più bello del mondo, ma anche un torneo spezzagambe. Giordano si rompe contro l'Ascoli e Antonioni se ne spezza una contro la Sampdoria. Immagini irripetibili che potevano vedersi solo negli anni '80. Campionato di grandi firme, le 400 in Adi Causio e l'ultima stagione di Furino che chiude con l'8° scudetto. Una stagione che saluta anche Fulvio Bernardini, per tutti Fuffo, emblema della Roma testaccina da giocatore ed allenatore capace di vincere lo scudetto con Fiorentina e Bologna, oltre a una Coppa Italia con la Lazio. Personaggi che hanno scandito nel tempo le domeniche degli italiani, che con loro hanno sperato, sofferto ed esultato. Anche per questo,
Campionato, io ti amo. E possiamo collegarci con i campioni della Juventus a Torino, dove sono nostri ospiti, e sono ospiti con il nostro Gualtiero Zanetti, che come sapete ha fatto il punto del campionato con noi, quella domenica sportiva, per tutta questa stagione, con Giampiero Galeazzi, l'inviato del TG1 per le partite di cartello, e Carlo Nesti, corrispondente della domenica sportiva a Torino, che quindi ha seguito in particolare la Juventus. A voi la linea, a te anzi Zanetti. Grazie, buonasera. Questa è una trasmissione particolare perché è chiaro che questa sera non parleremo di questioni tecniche, né faremo domande imbarazzanti. Qui a Torino c'è un clima di festa, l'autostrada è tutta bianconera, Boniperti come al solito si è defilato in quanto probabilmente era a corto di bugie, quindi sarebbe stato costretto a dire qualche verità, il che spesso non gli riesce. Per oggi sono tutti, con Trapattoni, Bizzotto, Morini e naturalmente Zoff. L'incarico di portavoce della società è quindi dato a Trapattoni, ad una società che noi ringraziamo per aver voluto continuare anche quest'anno la tradizione di essere ospiti la sera dello scudetto. Dunque Trapattoni, io volevo sapere una cosa, a proposito di Boniperti, e poi chiudiamo, perché ha detto anche un'altra bugia dicendo che domani va a Fiuggi a curarsi i calcoli, pensa un po' se lui va in banca a curarli i calcoli. Fammi ascoltare, quando Trapattoni riunisce i giocatori all'inizio dell'anno, lui parla del Boniperti ex giocatore o no? Cioè dice che lui non si allenava mai, che non gli piacevano certi compagni? No, oggi è meglio non dirlo perché generalmente Boniperti dice che ai suoi tempi si allenava pochissimo. Dice siete matti, come vi allenate adesso siete tutti matti. Che picchiava? Beh, che picchiava lo dice, però soprattutto mette in evidenza che ai suoi tempi si allenava, almeno lui particolarmente, si allenava molto poco. Perché io mi ricordo che quando l'avversario in imbarazzo, se mettevi insieme Tardelli, Gentile e Forino, non facevi un quarto del Boniperti nello Stangare. Tu te lo ricordi? Perché io me lo ricordo, sì, ho giocato assieme, però era già diciamo al limite della sua carriera, quindi me lo ricordo un po' così, vagamente, ecco. Ecco, allora andiamo al campionato in maniera un tono un po' più allegro. Stiamo ad ascoltare. Avete lasciato lo scudetto alla Roma una decina di mesi, mi pare, non più di 10 mesi, penso. Ora, com'è che da circa 18-20 anni nessuna squadra italiana riesce a vincere lo scudetto 2 volte di seguito e questo è toccato soltanto a voi? C'è un motivo per il quale tu pensi che vincendo un campionato una squadra ne tragga delle disgrazie? Tipo Cagliari, tipo Lazio, tipo Bologna, eccetera? Bene, io posso parlare per le squadre che ho vissuto come Milano oppure come Juventus. Devo dire che ripetersi è molto difficile per molte componenti di carattere tecnico, ci sono certi rinnovi, ci sono delle rese che non sono più le stesse, ci sono degli avversari che ti conoscono meglio, quindi
si tratta di riuscire a mantenere gli stessi equilibri, la stessa concentrazione, la stessa determinazione, anche le stesse situazioni circostanziali favorevoli, perché non sempre gli stessi giocatori possono essere all'ottimo della forma psicofisica come magari l'anno esatto, ma precedente. tu dici avversari che ti conoscono meglio, tu eri partito con un gioco, cioè con Penzo in una certa posizione, Rossi in un'altra, poi a un certo momento l'hai cambiata, poi a un certo momento sei arrivato al punto, pur segnando tanti gol, di far uscire a volte Rossi e di inserire Caricola, cioè non è che un avversario abbia potuto prendervi le misure molto bene quest'anno? Beh, questo sicuramente è un po' il merito di questa squadra, di questi giocatori, che io dicevo la Juve è abbastanza camaleontica, abbiamo dei giocatori molto eclettici e molto validi, quindi diciamo che queste cose riescono più facilmente anche per la loro bravura, per queste loro capacità di eclettismo. C'è stato chi ha scritto che lo scorso anno era più forte la Juventus e ha vinto la Roma. Quest'anno in partenza era più forte la Roma e ha vinto la Juventus. Può accadere questo? Beh, si tratta di vedere da quale punto si guarda e si analizza appunto questa disamina. Io credo che noi lo scorso anno abbiamo pagato lo scotto dei rinnovi, anche se sono arrivati giocatori di estrema importanza come Bonig e Platini. Venivamo tutti dal mondiale e avevamo un po' una sbornia tutti. Ci siamo capiti, ci siamo conosciuti e quest'anno abbiamo ottenuto i frutti che lo scorso anno ci sono sfugiti. Ultima domanda. Sei il primatista degli allenatori fedeli ad una società oppure no? Io non sono amante di statistica, non so, perché penso che sia Herrera e Rocco abbiano più o meno raggiunto nel loro complessità 8 anni grosso modo, però non è che sono queste le statistiche che mi interessano, ma appunto quello che la squadra riesce sempre a dare è quello che si può ottenere in futuro. Ti hanno rifatto il contratto? No, ma diciamo che questo è un problema marginale per ora. Come vede un milanese lo stile Juventus? Beh, lo stile Juventus è qualcosa di razionale, qualcosa di così semplice, che è la responsabilità reciproca dei ruoli, della professionalità, della serietà di una società. Mi sembra che proprio poco fa l'avvocato Agnelli ha detto che si rispettano molto gli uomini e l'equilibrio che esiste in tutto l'ambiente, dal presidente della società, nell'assorbire eventualmente contraccolpi anche di sconfitte. Alfredo. Sì, eccomi qua. Ah beh, io un intervento dallo studio, io adesso guardavo i giocatori e farei una domanda proprio anche a nome di tifosi che stasera non festeggiano. Un giocatore, a Beppe Furino, se potete inquadrarmi Beppe Furino, 38 anni, 8 scudetti, ecco come dire il record di Giovanni Ferrari, anche lui modestamente a Galeazzi diceva qualche cosa d'altro. Dunque hai eguagliato questo record, adesso che fa? Continuerà per battere il record e ancora, così risponde tutto assieme, anche la carriera più luminosa, no? Nasconde qualche rammarico. Qual è il suo rammarico, ammesso che abbia qualche rammarico, Furino? Dare una risposta adesso alla sua prima domanda non me la sento, perché probabilmente io ho già fatto le scelte ma le comunicherò nei prossimi giorni, quindi per adesso voglio godermi questa gioia insieme ai miei compagni. Rammarici io ne ho pochi nella mia carriera. Qui ho davanti a me Tardelli che tutte le volte mi fa vedere il tesserino che gli hanno dato in nazionale. Quando li vedeva partire tutti e 9 e lei non c'era. Sì, in effetti. Allora lui mi fa vedere sempre sto tesserino che gli hanno dato lì in nazionale perché è allenatore di seconda categoria. E lui ha fatto 70-80 partite in nazionale, io ne ho fatto solo 3. È un po' un rammarico questo. Comunque lei è un grande campione. Grazie a te. Grazie Pegna. Passerei il microfono a Paolo Rossi, il simbolo insieme a tanti altri giocatori di questa Juventus, 2 scudetti. A Paolo Rossi forse questo è il primo vero, però Paolo, in maglia bianconera. Sì, è il primo vero, anche perché normalmente in quello che la Juventus aveva conquistato 2 anni fa avevo giocato soltanto le ultime 3 partite, quindi avevo in minima parte, per così dire, contribuito. Ecco. Però questo è quello che mi sento di più naturalmente addosso. Ecco, quanto ti identifichi in questa Juventus del 21esimo scudetto? Ma in una parte uguale come si identificano tutti gli altri, cioè, abbiamo ottenuto uno scudetto per il lavoro di tutti e tutte ci siamo divisi in parte responsabilità, meriti e via di seguito. Senti, ho visto che quando è passato il gol al 20° del primo tempo, sei alzato sulla sedia e è partito il sinistro, hai ripetuto il tiro. No, non scalcio. No, scalciato, evidentemente non sei... Hai ancora fame di gol. Senti, com'è cambiata un po' la tua posizione in campo quest'anno nella Juventus?
C'era un Penso, poi non c'era più, poi c'era entrato un Prandelli. Ma non è che sia cambiata, nel senso non è che ho snaturato le mie qualità, molto probabilmente talvolta per esigenze di squadra e anche trovando avversari diversi si cerca magari delle volte di cambiare magari un po' posizione, di dare un qualcosa di nuovo per vedere di fare sempre qualcosa di meglio, però non è che sia cambiato molto. Senti, una domanda d'obbligo, la Coppa Basilea cosa ha insegnato Amburgo? Ci ha insegnato a non fermarsi mai. Io credo che finché non si lascia, non si smette, si vogliono sempre raggiungere traguardi sempre più ambiziosi e tutti gli anni c'è sempre da raggiungere qualcosa. Adesso fra 10 giorni abbiamo quest'altro obiettivo, speriamo di essere un pochino più fortunati dello scorso anno. Ecco, grazie Paolo, passerei la palla Giampiero, scusami a Pigna, se intervengo, direi che interviste molto belle ma molto compassate, molto stile Juventus. Io direi di riscaldare un po' l'ambiente attraverso Carlo Nesti, il quale credo abbia preso una certa documentazione dei festeggiamenti che stanno avvenendo in questo momento al di fuori della sede della Juventus. Nesti, sei pronto? Sì, sono pronto Alfredo, e le immagini che vedrete, gentili telespettatori, vi giungeranno proprio in diretta e stanno per partire in questo istante e dalle vie del centro cittadino, dove a partire dalle 18 si sono riversati centinaia di sportivi per festeggiare lo scudetto bianconero. Galleria San Federico, sede della società juventina, e Via Po, sede del Juventus Club Torino, si possono considerare gli epicentri di un vero e proprio terremoto di entusiasmo. Torino storicamente ha conosciuto serate come questa negli ultimi tempi nel 1982, prima per la conquista del 20° scudetto da parte degli uomini di Trapattoni in maggio e quindi per il fantastico successo azzurro nel Mondiale in luglio. Carri, bandiere, striscioni, clacson e altre espressioni di folklore stanno offrendo connotati completamente diversi ad una città tradizionalmente discreta che pure dovrebbe essersi ormai assuefatta a questo punto a celebrazioni di questo genere. I tifosi che abbiamo trovato per le vie della città ci hanno pregato di dire che si augurano sia soltanto introduttiva questa festa in attesa di un suo completamento ideale dopo la finale di Coppa delle Coppe a Basilea. Pensate, in 75.000 hanno chiesto biglietti alla società che ne ha avuti a disposizione unicamente 14.000. Ma torniamo a questo punto alle immagini del nostro studio, passando la parola nuovamente al nostro inviato di ferro Giampiero Galeazzi, che sta per riprendere il suo posto e lo riprende ora. Grazie per il ferro, ma io lo girerei in metallo a Tardelli, che deve rispondere anche a Furino, anche perché c'è una battuta appena apparsa la fotografia. Dai, dilla, dai Marco. No, si sta scherzando che Furino era quello in ginocchio che è apparso nella foto del 1905. Ecco perché ha vinto tanti scudetti. C'ha 38 anni, eri 38. L'ha voluta dire Marco la battuta, invece diciamola tutta su ecco, questo. Furino, sei quello Gli assomiglia, un po' gli assomiglia però, Senti Marco, a quale Juventus sei più affezionata? Visto e considerato che ormai è quasi il tuo 10° anno, hai vinto 5 scudetti, puoi fare una cronistoria. Ma io sono più affezionato alla Juventus del 76-77, perché è stato il mio primo scudetto, ho avuto dei compagni meravigliosi, anche adesso ho dei compagni meravigliosi. Siamo riusciti a fare 51 punti e a vincere la Coppa UEFA. Mi sembrano dei traguardi molto importanti, e poi avevo in squadra con me gente vecchioni come Furino, Zoff, Morini, Boninsegna, Benetti, Spinosi. 3 generazioni calcistiche tutto sommato, no? Hai passato. Sì, di generazioni penso possa parlarne meglio Furino, perché lui era... No, penso... Sì, ne ho viste molte, ho vinto gli scudetti con Bredi, ho vinto gli scudetti con Platini e Bogni, che... Ne ho vinti abbastanza, spero di vincere la Coppa. Senti, perché sei sempre seduto vicino a Gentile? Ma perché speriamo di trovare Boniperti, io, Gentile e Furino, per smentire Zanetti di quello che ha detto, perché ha detto che Boniperti da solo fa Gentile, Tardelli e Furino. Penso che se trovassimo Boniperti in campo, noi tre non avrebbe vita facile. Era amico degli arbitri. Ho capito. Era. Adesso non più. No. Peccato che Boniperti non possa rispondere, io passerei ancora un altro giro, penso, no? Sì, vai Zanetti. Ma io volevo fare una domanda a Boniek e una a Platini, tanto per allargare le conoscenze del mercato e del calcio internazionale. Senta Boniek, si fatica di più in Italia o in Polonia durante la settimana e la domenica, complessivamente?
Ma senz'altro posso dire che in Polonia si gioca un po' un altro modo, perché si gioca solo 6 mesi e altri mesi si solo allena perché c'è un brutto tempo, non si può giocare. Così posso dire che durante la settimana senz'altro si lavora più in Polonia, però qua in Italia c'è più regolarità, si gioca ogni 3 giorni, diciamo ogni 7 giorni, allora si fa un po' un allenamento in modo diverso, si fa più tattica, altre cose. Però diciamo che il campionato italiano senz'altro più duro che ci sia, perché gli italiani sanno bene giocare in difesa, fanno questo benissimo e per questo forse è un campionato più duro in Europa. Grazie. Dia il microfono al signor Platini. È più duro giocare in Italia o in Francia? Fisicamente è più duro giocare in Francia perché ci sono molte più squadre, il campionato ha 20 squadre, c'è la Coppa di Francia, ci sono 70 partite, qua ci gioca 50 partite, ma psicologicamente è molto più duro giocare in Italia. E mi scusi, lei dopo la finale di Coppa parteciperà ai campionati europei. Che impressione si ha in Francia di avere dei campionati europei senza la squadra campione del mondo? È giusto? È una rivincita? È una verifica? È una riprova? Che cosa si pensa? Ma prima erano un po' delusi perché pensavano soprattutto all'aspetto finanziario di questa, e dopo le vendite sono andate bene, tutto è esaurito in Francia, tutti i biglietti sono stati venduti e adesso non si pensa più all'Italia perché l'Italia non ha fatto grossi risultati, anche campione del mondo, adesso si pensa soprattutto alla Francia che ha la possibilità di vincerla. Ho capito, la ringrazio. Io, proseguendo Gualtiero questa carrellata, avrei 2 domande rapide per Gaetano Scirea. Ecco, a Scirea vorrei chiedere questo: di questi tempi, in questo periodo, alcuni tuoi colleghi hanno dichiarato ormai si gioca a calcio soltanto per i soldi. Tu invece hai dichiarato: io vorrei rimanere bianconero tutta la vita. Hai quindi formulato una dichiarazione molto sentimentale. Io vorrei chiederti, però sii sincero, può esistere ancora veramente un pizzico di romanticismo nel calcio di oggi oppure no? Ma io direi di sì, ci vogliono soprattutto degli stimoli. Noi facciamo una professione nella quale ci devono essere, perché se non ci sono ad un certo livello non si può competere. Noi come Juventus abbiamo una prova lampante. L'anno scorso abbiamo avuto una grossa delusione in Coppa dei Campioni, perdendo la finale. Niente, ci siamo riproposti subito al pubblico vincendo la Coppa Italia, il Mondialito e quest'anno il campionato, per cui direi che gli stimoli per noi ci sono senz'altro. Dia il microfono a Gentile, deve rispondere per fatto personale, perché ho visto che lei si è agitato subito. Risponda a Nesti, non a Scirea, Nesti. Sì, io voglio dire che così le parole sono un conto, i fatti sono un'altra cosa. Il calcio è bello e tutto, però penso che l'obiettivo principale sia quello di guadagnare, perché mi sembra che sia giusto. E poi gli stranieri ci hanno già insegnato la strada e quindi adesso sta a noi andare avanti. Sì, anche Trapattoni è un allievo di Herrera, perché senza Herrera anche gli allenatori avrebbero guadagnato molto meno. Sì, ma infatti quello è giusto. Lei lo sa che Gentile e Tardelli rappresentano in Italia un po' l'emblema di questo calcio virile, di questo calcio onesto, di questo calcio che non vuole mai perdere, di questo calcio che combatte. Quindi, in fin dei conti, i vostri 2 interventi hanno dato questo clima di nota seria nella sera dello champagne che poi andremo a bere. Hanno dato questa nota seria, vi faccio i complimenti. L'ultima domanda a Vignola. A lei, scusi, sai, lei con quale impudenza si è presentato con quella faccia da ragazzino in mezzo a tutti questi senatori e si è quasi guadagnato un posto da titolare? Che cosa sente adesso? Lei che veniva in fin dei conti da un presidente che le dava ogni tanto qualche schiaffo, eccetera, come si sente adesso? Dica la verità. Ma è chiaro che il passo è stato lungo e senz'altro sono contento ed orgoglioso di essere in mezzo a loro. Mi sono adattato un pochino a quello che è lo spirito e l'agonismo di questa squadra. Certamente si lotta per vincere lo scudetto e non si lotta più per salvarsi. Bene, grazie a tutti, grazie anche a Vignola, mi perdoni se interrompo, anche perché i nostri ospiti cortesemente venuti dall'automobilismo poi scappano via perché stanno aspettando, ma intanto forse se aveva qualcosa da aggiungere Vignola lo potrà fare dopo il servizio di Nesti, che un po' racconta questo scudetto della Juventus.
La Roma batte anche il Milan, ma la cosa fa notizia fino ad un certo punto. La Roma di quest'anno, la Roma con lo scudetto, è una squadra formidabile e fa piacere vederla giocare. Mai una sbavatura nei momenti cruciali, una determinazione eccellente, giocate difficili che diventano elementari grazie alla classe dei suoi uomini. Insomma, sul campionato già incombe il pugno giallorosso, quasi non c'è più gusto, tanto si sa come va a finire. Ma non penso che può vincere sempre, anche oggi abbiamo faticato, è stato un momento durante la partita che abbiamo trovato un po' di difficoltà perché abbiamo cominciato molto forte per cercare di fare il risultato subito per poter giocare più tranquillo, invece abbiamo usato abbastanza. Ilario Castagnier e far mettere le mani nei capelli a Tassotti. Nel primo quarto d'ora il Milan è riuscito a superare il centrocampo solo grazie ai rilanci di Nuciari, stretto come era d'assedio. Soltanto intorno al 20° ci hanno provato Ivani e Blissett con bella autorità, ma la Roma ha continuato il suo gioco offensivo, incurante dei timidi tentativi rossoneri. Ad interrompere la sinfonia giallorossa ci ha pensato Battistini alla mezz'ora, ma il suo gol non ha aggiunto o tolto nulla al disegno tattico romanista. La formazione giallorossa ha proseguito come se non fosse successo niente e dopo aver colpito un palo con Maldera ha ottenuto il suo primo gol con Vincenzi al termine di una pregevole triangolazione che ha avuto in Maldera e Pruzzo due abili costruttori. Di questa Roma stupisce soprattutto l'agilità di manovra impostata dagli ottimi Falcao e Cerezo, sempre ben assistiti da un Ancelotti in grande forma, ma fa meraviglia anche la facilità con la quale i giocatori giallorossi riescono a prepararsi la battuta a rete. Di occasioni ne creano tantissime e a volte anche dal nulla, come nel caso del gol di Maldera allo scadere, un gol realizzato da circa 35 metri. Andata a riposo in vantaggio, la Roma si è ripresentata in campo con la mente rivolta a Göteborg. Nella prima parte del secondo tempo ha lasciato l'iniziativa al Milan, che se avesse avuto più coraggio avrebbe potuto creare qualche problema a Tancredi. Ma Damiani e Blissett sono riusciti a perforare la difesa giallorossa soltanto poche volte. Alla mezz'ora la Roma ha voluto regalare un altro numero di grande calcio. È il suo terzo gol, autore Paolo Roberto Falcao. Un gol da antologia che va visto a rallentatore e senza commenti. Dunque Castagnier, partendo dal concetto Roma troppo forte, che cosa poteva fare il Milan oggi di più? Ma il Milan avrebbe potuto forse mantenere per un po' di più il vantaggio del gol fatto e forse avrebbe potuto creare qualche problema in più alla Roma. Invece non abbiamo potuto esercitare quella tattica di rimessa che forse poteva creare problemi alla Roma, perché abbiamo subito il gol dopo 5 minuti e abbiamo un po' sofferto questo forcing di questa grande squadra, perché bisogna riconoscere che gioca un grandissimo calcio, rischia un po', però è composta da uomini di classe talmente elevata che sono capaci di risolvere qualsiasi situazione, insomma. Ecco, ci interrompiamo un attimo l'arbitro Lobello nella sua preparazione atletica, sembrerebbe un centravanti arbitro, ma anche se mancano pochi minuti all'inizio della partita, forse gli sportivi non sanno che l'arbitro si prepara come giocatore all'incontro. Ecco, io direi che questa è un'occasione molto opportuna per far vedere agli sportivi e a tutti quanti che anche l'arbitro si prepara allo stesso modo dei giocatori e quindi entra in campo nelle stesse condizioni fisico-atletiche, direi anche psicofisiche dei giocatori. Sembrerebbe quel film Due cari amici, Giovanni. È come quando ci menavamo in campo poi. E Giancarlo? Esattamente come ha detto Giovanni, perché siamo sempre stati degli avversari leali anche quando io ho perso. Oggi che succede? È aperta a tutto, dico. Ed è andata proprio così, fino dalle prime battute. Del resto la serenità dell'arbitro
e dei due allenatori, come abbiamo sentito, spiega anche il successo e lo spettacolo. È subito gol con un vizio nel cross di Boniek che ha allentato la determinazione forse dei difensori viola. Juve dunque in vantaggio dopo 2 minuti con Bonini, che non raggela la Fiorentina né il pubblico, che ha pagato per 870 milioni e che chiede spettacolo. Una volta tanto questo pubblico viene esaurito. Il capitano Antonioni, per esempio, punzecchiato nel vivo dalle recenti polemiche, crea e realizza 10 minuti dopo. Di testa, è la seconda volta che gli accade da quando gioca. È il suo giorno, e anche quello di Bertoni, come saprete e come rivedremo. Ma intanto c'è da soffrire in campo viola, perché la Juve è marpiona, è pericolosa quando è lenta e prepara il passaggio corto. Raziocinio lucido, ecco il titolo per il gol di Platini, che lascia di stucco Galli e porta la Juventus in vantaggio. Si continua, intelligenza, potenza, davvero prestazione eccezionale sui due fronti, anche se il centrocampo viola si rivela determinato nel controllo e nel tiro a rete. Ed è Oriali che si vede negare il pareggio da Tacconi e dal palo. Giancarlo, primo tempo 2-1, sta vincendo la Juventus, una gran bella partita a differenza delle altre edizioni di questi big match. Direi sono venuti i gol, purtroppo forse potevamo finire sul 2-2, la Juve sta giocando bene, noi altrettanto, era prevista una partita buona e direi che si sta verificando tutto questo. E nel secondo tempo sale ancora il tasso tecnico e spettacolare della partita, almeno per la prima mezz'ora. Con freddezza la Fiorentina agguanta il pareggio, Passarella, Monelli, Bertoni. È in piano riscatto l'argentino che sente il suo momento e lo conferma portando in vantaggio la Fiorentina con azione di forza ed astuzia. La Juve, inseguita, raggiunta e superata, rinuncia allo zoppicante Rossi per Vignola. De Sisti corre subito ai ripari tattici, mentre Allodi protegge il centravanti. Evidentemente lassù, sotto Fiesole, qualcuno non lo ama. La Juventus, malgrado un grande Bonini, è in difficoltà e la salvano Tacconi e la traversa sul colpo di testa di Monelli sul cross dello scatenato Antonioni. Dal 4-2 al 3-3. Il calcio è bello anche per questo. Sul cross maligno di Cabrini, Contratto, che aveva fatto una bella partita, inventa il gol nella sua porta, quando già De Sisti pregustava la sua prima vittoria sulla Juventus. Giancarlo De Sisti, da una prima sensazione non mi sembri molto soddisfatto, forse pensavi che la Fiorentina meritasse il successo pieno? Penso a quel punto sì, perché la Juventus è sempre un grandissimo avversario, però per lo sforzo che avevamo prodotto, per quello che eravamo riusciti a fare, ribaltando 2 volte il risultato, andando in vantaggio, pensavo di più, quindi non sono contento. Giovanni Trapattoni, De Sisti non è soddisfatto di questo pareggio per la Juventus? Mi sembra che il 3-3 un po' rispecchi un po' tutte le occasioni e quanto è stato fatto di buono. Se non è soddisfatto Picchio, posso essere altrettanto io perché avevamo in mano la gara sul 2-1, no? Daniel Bertoni ha risposto alla piazza che lo contestava con 2 magnifici gol, forse i più bei gol di questo campione italiano, Daniel. Io penso che il calcio tiene su rivincita, oggi è tenuto una rivincita. La gente ha tenuto sempre fiducia in me, per quello voglio ritornare facendo gol e giocando bene. Rummenigge si aspettava un'innovazione di questo genere da Milano e dall'Inter? Hast du dir diese Innovation vorgestellt? Nein, es gibt es in Deutschland nicht, so muss ich sagen, und deshalb freut es mich besonders im nächsten Jahr hier zu spielen. In Germania non esiste un pubblico del genere, sono molto felice di poter giocare qua l'anno prossimo. Questo è il suo pubblico, Rummenigge. Es läuft mir eiskalt den Rücken runter, muss ich sagen, aber es macht wahnsinnig Spaß. Dice, è una grandissima emozione che sento e sono felicissimo di giocare qua l'anno prossimo. Questo è il suo pubblico. Müller, è una giornata speciale per te, anzi specialissima, c'è Rummenigge che ti guarda. Certamente c'è il mio amico Calle, però spero
che mi posso liberare di tutti questi fatti, perché è una gara importante per noi tutti. E la Juve però è forte. È forte, però bisogna batterla oggi per forza. Ciao. Rummenigge era venuto per scoprire l'Inter, invece ha visto vincere la Juventus grazie a 2 gol nel corso di un grande primo tempo. La partita si tinge di bianconero proprio quando l'Inter sembra premere di più. Il gol di Cabrini, propiziato da un abile palleggio dell'indisturbato Vignola, apre le porte al successo della Juventus. L'Inter, davanti a Rummenigge e a un pubblico che vuole una vittoria di prestigio, guarda pure ai punti UEFA e dà il meglio di sé, ma i risultati pratici non sono adeguati. La Juventus mette a frutto la sua grande esperienza e l'affiatamento del collettivo, operando soprattutto in contropiede. L'Inter non ci sta, le grandi del campionato del resto hanno pagato pedaggi pesanti a San Siro, ma la Juventus vede lo scudetto e non si lascia impressionare. Anzi, Platini le regala il suo 20° gol, questa volta è Boniek a dettare l'assist per il francese. E un altro gol molto bello che sembra chiudere perentoriamente partita e campionato. Zenga è in ginocchio con tutta la squadra. La partita però si riapre improvvisamente alla fine del primo tempo per un calcio di rigore fischiato da Agnolin per l'intervento di Gentile su Altobelli. Spillo taglia il traguardo delle 200 partite nerazzurro trasformando dal dischetto. Cabrini, ho visto discutere animosamente con Agnolin per quel rigore dato alla fine del primo tempo. C'è stato un contrasto in area tra Gentile e Altobelli, l'arbitro ha visto il rigore. Quindi per noi poteva essere o non essere rigore, però ecco l'arbitro che decide su frazione di secondo. Quindi il tuo gol e quello di Platini possono essere sufficienti per vincere questa partita? Sono ancora 45 minuti, però ecco una grande Juve al primo tempo. La grande Juve del primo tempo mette i brividi all'Inter anche all'inizio della ripresa e poi subisce la bella prova di carattere dei nerazzurri che forse avrebbero meritato il pareggio. La Juve si chiude, Trapattoni rinuncia a Rossi e manda in campo Caricola. Davanti resta solo Platini. I bianconeri forse pagano il mercoledì di Coppa. L'Inter va all'assalto con tutti i suoi uomini, anche Marini offre il suo contributo. Müller, che con Bagna ha dato l'anima, tenta l'ultimo colpo. Zenga una grinta che vuol dire tutto, un secondo tempo favoloso dell'Inter ma non c'è stato niente da fare. Sì, ma dico che meritavamo almeno il pareggio, almeno quello. Abbiamo sciupato un tacco di occasioni e la verità è questa, loro ne hanno avute 2, le hanno fatte, noi tante e purtroppo non abbiamo segnato. Siamo abituati a soffrire fino all'ultimo, anche oggi abbiamo dimostrato che sì, soffriamo un po', però noi giochiamo un calcio che nessun'altra squadra lo fa. Senti, ormai è fatta, la Roma ha vinto, mancano 2 giornate, diciamo che 4 punti. Basta 2 punti in 2 partite adesso. Ecco Giovanni Trapattoni, ti sentiamo parlare con un filo di voce. Sì, ne valeva la pena di strillare un po' perché tutto sommato con questo margine, con questo vantaggio direi che siamo virtualmente campioni, anche se alla matematica non c'è testa questa. Ai nastri di partenza del campionato 83-84 c'è un Michel Platini rigenerato, con il titolo di cannoniere da battere, ma soprattutto con mezzo pallone d'oro già in tasca. Bisogna partire con il piede giusto per meritare il premio dell'Equipe e riportare la Juventus al titolo italiano. E Leroy non tradisce, piazzando una doppietta già all'esordio nell'esagerato 7-0 sull'Ascoli. 2 squilli per quella che potrebbe essere una marcia trionfale per il francese, fatto salvo che quest'anno nel campionato italiano c'è un certo Arthur Antunes Coimbra, detto Zico. Come si è trovato in questo campionato italiano adesso? Cosa prova? È difficile, molto difficile il campionato italiano. Più del brasiliano? Il testa a testa tra i 2 fuoriclasse segna tutta la stagione e dà vita ad un duello che entusiasmerà fino alla fine. Zico parte subito forte e costringe Platini ad inseguire. Una doppietta all'esordio contro il Genoa e una doppietta alla seconda giornata con il Catania chiariscono il livello della sfida. Alla terza giornata un'altra punizione capolavoro lancia il brasiliano a quota 5 reti, mentre per Platini arriva il terzo centro. Il francese raccoglie l'invito di Rossi, suggerisce il triangolo a Boniek e infila Orsi. (1-0) e si va alla riposo.
La giornata successiva Zico infilza in acrobazia il Verona e sale a quota 6 reti, mentre Platini resta a guardare. È sempre in testa Zico con 6 gol, tra l'altro pensate che Zico ha fatto 6 gol in 4 partite, se andasse avanti di questa media finirebbe con 45 gol alla fine del campionato e mi sembra un po' difficile. Il francese torna al gol alla quinta giornata. Prima viene premiato per il titolo di capocannoniere conquistato la stagione precedente e poi si trasforma in ariete, inserendosi a meraviglia sul cross di Cabrini. Zico resta secco 2 turni, ma alla settima giornata torna a guadagnare terreno su Platini. La vittima è l'Inter, infilzata dal dischetto. E la giornata successiva tocca alla capolista Roma inchinarsi di fronte alla classe del brasiliano che procede con una media di 1 gol a partita. I rigori dell'inverno però frenano improvvisamente la corsa del brasiliano che si ferma per 6 turni. Platini invece torna a conquistare la scena con una rimonta costante e inesorabile. Meno doppiette della prima stagione, ma senza pubalgia, Leroy sotto porta diventa un orologio svizzero. Vedremo adesso, loro dovranno attaccare, noi dobbiamo giocare dietro, andare in contropiede. Abbiamo messo, sicuro che ai 5 ultimi minuti abbiamo giocato bene, ma è facile giocare quando vinciamo 1-0. Grazie. Il francese dalla 9ª alla 23ª giornata segna ogni domenica, eccezion fatta per la 16ª, quando la Juventus viene fermata sullo 0-0 dall'Ascoli. Il numero 10 juventino torna al gol alla 9ª giornata al Cibali di Catania e non si ferma più. La giornata successiva, la vittima dei suoi colpi di genio è la Fiorentina, bloccata sul pari interno grazie a questo gol. Controllo a seguire e diagonale imprendibile. La striscia positiva prosegue all'11ª giornata quando si gioca il big match con la Roma e Platini, con una punizione delle sue, ristabilisce il pari dopo il gol di Conti. L'8ª rete stagionale, la giornata successiva, vale il pari a Udine e gli applausi del Friuli, ma soprattutto l'aggancio in vetta alla classifica marcatori. Platini prende palla a centrocampo, salta il suo diretto avversario, punta alla porta e dopo un triangolo in velocità con Vignola anticipa dal limite dell'area piccola l'uscita di Brini. Alla 14ª giornata Platini, in gol con l'Inter con una splendida staffilata, è il nuovo capocannoniere. Ora tocca a Zico inseguire. No, abbiamo fatto tanti bene il primo tempo e al secondo abbiamo calato un po'. Il 10° sigillo del francese nella trasferta vincente di Avellino, mentre contro il Napoli Zico torna al gol dopo 6 turni. Alla 15ª giornata il testa a testa tra i due fuoriclasse si fa serrato. Zico incanta San Siro con una doppietta. Prima, per non lasciare nulla per strada, ribadisce in rete la deviazione di Virdis e poi strappa gli applausi del pubblico milanese con una rovesciata che sorprende Piotti. Platini invece sale a quota 11 sfruttando al massimo la punizione di Cabrini. Alla 17ª giornata però ritorna subito regolare l'appuntamento tra Platini e il gol. È il Pisa la vittima designata e Leroy mette in mostra doti da opportunista facendosi trovare al posto giusto sul tiro di Boniek. Il gol però non basta a tenere a bada Zico, che rifila una nuova doppietta al Catania e sale a quota 13 gol. Il suo manto regale ha coperto l'erba del Cibali e anche il pubblico si è inchinato. Il suo nome è stato invocato ad una voce da 30.000 persone. Un applauso lunghissimo lo ha salutato all'uscita dal campo. Comunque Zico con i 2 gol si è portato da solo in vetta alla classifica, era in compagnia di Platini prima, adesso guida la classifica con 13 gol, Platini 12, è rimasto fermo Rossi a quota 10. La giornata successiva Platini inventa una punizione a girare delle sue e con la semplicità dei campioni che rendono banali le cose difficili ammutolisce il San Paolo. È il 13° gol. Ma ancora non basta, perché Zico è scatenato e contro l'Avellino sfodera una punizione magistrale e un rigore da accademia e sale a quota 15 reti. Il finale è entusiasmante. Alla 19ª giornata i due bomber migliorano la loro classifica dal dischetto. 16 gol per Zico, 14 per Platini.
La 17ª rete di Zico arriva ancora su punizione e questa volta è Galli a rimanere di sasso. Nella stessa giornata il gol di Platini contro il Milan dà il via al 3-0 con cui la Juve spugna San Siro. Leroy apre su Rossi e si fa trovare pronto con la solita precisione sul traversone di Pablito. Il distacco da Zico però resta invariato. La seconda doppietta stagionale, quasi a farlo apposta, Platini la segna nel derby di ritorno, con un perfetto stacco di testa su cross di Rossi e con l'immancabile punizione nel 7, Platini raggiunge Zico a quota 17 reti. La partita si risolve quando Platini dichiara guerra a Zico. La sua punizione scuote rete e classifica. La striscia positiva prosegue alla 22ª giornata e il gol alla Sampdoria vale finalmente la leadership nella classifica cannonieri. Per quanto riguarda la classifica dei cannonieri c'è da dire che assente Zico ha fatto un passo avanti Platini con quel rigore realizzato a Genova e si è passato a quota 18, Zico a quota 17 è rimasto fermo in secondo. Vantaggio che aumenta la giornata successiva quando Platini apre le marcature a Verona. Poi però anche Platini deve fermarsi e la sfida resta aperta fino alla fine. Alla 27ª giornata Zico si toglie la soddisfazione di andare a segnare a Torino nello scontro diretto con Platini. Ora i due campioni sono divisi solo da un gol. Equilibrio che rimane inalterato fino alla fine. Alla 28ª giornata infatti Platini torna al gol dopo 5 turni. Un perfetto inserimento senza palla che apre la difesa nerazzurra. Il 20° centro che vale il titolo di capocannoniere. Il tutto proprio nella giornata in cui anche Zico era salita a quota 19 reti. Un bis che per Platini ha un sapore particolare. Con il pallone d'oro a gonfiargli il petto ha trascinato la Juve allo scudetto e ha vinto per la seconda volta la classifica cannonieri in un torneo che attira ormai tutti i più forti giocatori del mondo. 20 gol e un certo Zico alle sue spalle. Anche le stelle si inchinano di fronte a Leroy. È un re direi però parziale, nel senso che se valutiamo tra questi due giocatori il numero di partite e i gol segnati, troviamo che Zico ha un rapporto gol-partita di 0,79, cioè 0,79 gol per partita, mentre Platini ha solo 0,71. Infatti Zico ha giocato 24 partite e Platini 28. A vele spiegate l'Atalanta torna in Serie A. Era retrocessa in B nel 1979 e quando 2 anni dopo era addirittura precipitata in C, qualcuno aveva fatto neri presagi. Invece adesso è arrivato il momento del riscatto, si parla di 10.000 posti in più per lo stadio, si va a caccia di stranieri e si fanno programmi ambiziosi. Per Bergamo un momento magico. Contro il Varese, terreno pesante, avversario agguerrito, forse ansia per un traguardo da conquistare al più presto. Insomma, Atalanta un po' nervosa. Eppure il gol di Pacione, dopo soli 3 minuti, sembra spianare la strada ai nerazzurri. Protestano i varesini. Forse Pacione si è arrangiato contro misure. Comunque l'arbitro concede il gol. I biancorossi hanno orgoglio e reagiscono, ma è Gentile a mancare il raddoppio da 2 passi. Sempre su tiro dalla bandierina, il secondo gol di Donadoni. Sembra fatta, ma il Varese non si dà per vinto e Benevelli non dorme sonni tranquilli, come vedete. Insomma, la partita è tutt'altro che chiusa ed infatti all'inizio della ripresa Di Giovanni rimette in discussione il risultato. La squadra di Catuzzi va un pelo dal pareggio prima di subire il terzo gol dall'Atalanta. Il 3-1 viene suggellato da Vella. È il 44esimo gol di una stagione d'oro per Sonetti e la sua squadra. Da quando l'Atalanta ha ingranato la presa diretta non c'è stato nulla da fare per nessuno. Ed oggi è Serie A. Entusiasmo e soddisfazione per Tarcisio Burnic, che ha riportato in A il Como a 2 giornate dalla fine della Serie B. Per superare l'Accavese su un terreno al limite della praticabilità, i lariani si sono dovuti impegnare al massimo.
finendo con il correre anche grossi pericoli, come questo con Giuliani che non trattiene la palla. Mitri però non riesce a trovare lo spiraglio giusto. Sull'altro fronte Sclosa tira da lontano, ma la mira è sbagliata. Poco dopo Matteoli tenta con un pallonetto, ma Oddi è molto attento. Nella ripresa il Como si butta subito in avanti. In mischia Piddone cerca di alleggerire e per poco non infila la sua porta. Insistono i lariani. Borgonovo ha la palla buona ma non riesce a concludere. Punizione di Matteoli, testa di Sclosa per Todesco che in mezza rovesciata infila l'angolo giusto. La Cavese subisce psicologicamente e diventa nervosa. Vagheggi viene espulso dall'arbitro Bergamo. Il Como continua a premere. Albiero se ne va tutto solo da metà campo. Oddi riesce a respingere il primo tiro, ma sulla palla si avventa il comasco che raddoppia. La Cavese lotta con disperazione e rabbia. Moscon, entrato da poco, accorcia le distanze. Insistono gli ospiti e il portiere comasco è costretto ad un difficile salvataggio. Scade il tempo. All'entusiasmo del Como fa riscontro la disperazione degli ospiti che sono ormai a un solo passo dalla retrocessione. Lo stile americano il ritorno della Cremonese in Serie A dopo 54 anni di assenza. L'incontro con il Palermo avrebbe potuto essere abbastanza tranquillo ed invece è risultato drammatico. Parte la Cremonese che passa al sesto con Bonomi. Sull'altro fronte, da lontano, Malaman tenta di sorprendere Drago che fa buona guardia. Punizione di Bonomi, risulterà alla fine il migliore in campo, ma Vialli sbaglia la conclusione da distanza ravvicinata. I lombardi cercano il risultato sicuro. Vialli viene atterrato in area e Ciulli decreta la massima punizione. Lo stesso Vialli trasforma. Uscendo dagli spogliatoi, Barone viene colpito da malore e sviene. Si riprenderà poco dopo, senza nessuna conseguenza per il malore. Landoni deve aver dato intanto la carica ai suoi, che si gettano in avanti con disperazione. Malaman coglie la traversa. Il gol però è nell'aria. Arriva al termine di un'azione confusa dopo che De Biase ha trovato l'angolo giusto. Punta sull'orgoglio, la Cremonese reagisce. Cross di Vialli dal fondo e Volpecina in tuffo mette nella sua porta. 3-1 e si pensa che sia tutto finito, ma il Palermo non è domo e torna in avanti con Montesano che viene atterrato in area da Mazzoni. Ancora rigore. Batte e segna De Stefanis. Così vengono accorciate le distanze. Gli ospiti ingigantiscono i loro sforzi sino a raggiungere il definitivo pareggio proprio con Volpecina che si fa perdonare la precedente autorete. Poi per l'emozione sviene, ma non è nulla di grave. Infine, festa grande per la Cremonese.